Ciao a tutte, ciao a tutti, siamo di nuovo qua per parlarvi questa volta della seconda parte di febbraio, del cielo, delle posizioni astrali nella seconda parte di E da febbraio. adesso in poi faremo così, parleremo sempre della prima parte che inizia già il segno un po' più Successo. avanzato, no? Perché nella Sì, prima giusto, parte è il primo mese, il mese, no? L'inizio, primi quindi gradi. e nella seconda parte che parliamo e che lo uniamo alle lune, no? La luna nuova e la luna Piena. piena, che quindi è molto importante. Allora, una cosa da dire, soprattutto, noi lo abbiamo già detto nell'altro video e siamo stati brave, no? Che abbiamo detto che ancora febbraio era un mese un po' pesante. Però attenzione perché allo stesso tempo è molto di definizioni e di conclusioni. Questa è una cosa interessante, soprattutto perché siamo in un momento in cui tutti i pianeti sono in una parte dell'oroscopo molto trascendentale, Certo. dove il personale in realtà conta poco, Mm-mm. cioè tutti i pianeti sono tra il Capricorno, l'Acquario e E i pesci. pesci e beh vabbè poi c'è C'è Urano Urano, nel vabbè. Toro, ma in realtà molta occupazione planetaria, quasi tutti, in segni che sono traspersonali, dove, che vuol dire, no, segni traspersonale, vuol dire dove la volontà Personale. Sì, l'io in personale, qualche modo viene esatto, messo da parte. individuale, conta poco, Mm-mm. cioè ciò che conta è ciò che la società vuole, no? Mm-mm. Nel bene e nel male, perché in questa terza dimensione esiste sempre il bene ed il male e quindi questa società agisce anche in tutti e due i modi. E chi ha dei valori più, chiamiamoli indipendenti, no? Con più voglia di agire d'accordo al proprio sentire, senza badare ciò che è importante per quello o quello che dicono sia fondamentale, perché poi conta anche quello che per la Mm. comunità, Mhm. è molto in sofferenza perché sente che non può fare in prima Mi persona. viene in mente l'Ariete, tanto per dire. Ah, è una sofferenza impressionante, ma tutti i segni molto più personali, no? Perché dopo diciamo che dall'Ariete alla Vergine abbiamo segni Segni che personali, comunque certo, agiscono in prima persona, sono dalla assolutamente. bilancia fino ai pesci che agiscono Sì, già. c'è l'ingresso in società dalla bilancia, Esatto, quindi. e dal Capricorno ai pesci abbiamo già l'inizio nel Capricorno, soprattutto per dopo Acquario e pesci, proprio il trascendentale. E quindi siamo in un periodo in cui tutti gli eventi, tutte le situazioni hanno molto avuto a che vedere con qualcosa che trascende la volontà individuale di ognuno di noi. Mhm, Questo penso certamente. che sia importante, che non l'abbiamo mai detto in Mm, modo così chiaro, chiaro, no? esatto, esatto. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo Venere e Marte che si trovano in Capricorno, continuano la loro, diciamo, passeggiata in questo segno tenendosi per mano la dea Afrodite e Ares, gli amanti mitici che si stanno cioè, sempre più avvicinando a Plutone. Poi abbiamo Mercurio invece che proprio la metà di febbraio entra nel segno dell'Acquario, quindi lascia finalmente la pesantezza del Capricorno per entrare in un segno molto più socievole, comunque molto più aperto anche a ciò che non è limitativo. E Mercurio si sta avvicinando sempre più a Saturno, ha lasciato la congiunzione a Plutone che sta facendo in questi primi giorni di febbraio invece e che porterà probabilmente, porta alla luce notizie, situazioni che non erano così chiare e si avvicina appunto, come dire, a un nuovo contratto, a una nuova modalità anche di espressione che potrà divenire un pochettino più chiara, direi, un po' più determinata.
non così, c'è chi dice bianco, chi dice nero, ma qualcosa di più solido in qualche modo. Sì, ma ricordiamo un po' che sono già mesi, no? Soprattutto Venere, sono 4 mesi che è Nel segno nel del segno del Capricorno. Capricorno e che ha fatto questo percorso di andare avanti, contattare Plutone, tornare indietro e andare avanti. Mhm. E quindi fa questi 3 contatti che generano questi rapporti molto profondo e molto trasformativi. Cioè, anche un po' ossessivi in qualche caso. Molto, ma che deve andare a risolvere, Mhm. no, delle situazioni, dei rapporti molto importanti. Ma lo stesso possiamo dire, tra l'altro, è oggi, che oggi è 11 Di febbraio. febbraio, che capita la congiunzione esatta e per fortuna, grazie al cielo, l'ultima, diciamo, almeno di quest'anno, di Mercurio nel segno del Capricorno, tornando, che è già passato, si è fermato a 10 gradi dell'Acquario, è tornato indietro, sembra proprio a cercarlo e poi ripassa ancora su Plutone, Plutone. esatto. Che dobbiamo dire, scusa se ti interrompo, che nella mitologia Mercurio era l'unico semidio, intanto, al quale era concesso di scendere negli inferi, per cui andare a casa Verissimo, di Plutone, perché era colui verissimo. che gli portava le notizie e anche quello che Plutone utilizzava per portare le notizie agli umani o agli dei, Sì, insomma. addirittura lo si chiamava Mhm. psicopompo, no? Che lui era questo, aveva questo Questa rapporto, questa funzione. funzione un po' di entrare nel mondo degli inferi e quindi anche di contattare, di portare, anche di Certo, sì, Caronte, sì, perché lui accompagnava le anime accompagnava le al anime. cospetto di Plutone. Mhm. Esatto, però da un'altra parte le poteva anche salvare perché è stato lui che ha convinto Plutone a Plutone lasciare... a lasciare Persefone 6 mesi al di fuori, no? Certo. Quindi diciamo che in questo momento, poi proprio oggi, no, le verità vengono a gale. Se osservate le notizie, tantissime notizie, cose che si sono tenute nascoste stanno avvenendo, no? Mhm. A Sì, molte cose galla, del passato che si ripresentano ma in maniera però tantissime. più palese in qualche modo. Sì, e che era ora, è il mondo dell'espionaggio, no? Vabbè, Mercurio Mercurio, Plutone. Plutone, quindi è come che molte situazioni che non erano chiare vengono alla luce e soprattutto possono capitare eventi come mancanze importanti, no? Come dicevamo, e anche Caronte, no? Anche lui porta le anime e quindi pensiamo a questo processo come un momento anche di passaggio e di renderci finalmente consapevole di ciò che c'è da cambiare, perché Sì, questo è possiamo anche vederlo come un passaggio fondamentale. di purificazione in qualche modo. Sì, Cioè, non mi ricordo chi è che abbiamo visto che diceva è il momento in cui si aprono le fogne. E dalle fogne sappiamo che non esce acqua pulita, non all'inizio, no, quantomeno, cioè, no, però per anche le fogne ripulirle. vanno spurgate e quindi anche è il Esattamente. momento dove le fogne vengono spurgate, Mhm. basta, bisogna sapere le cose e queste sono le cose, anche molte cose governative. Perché? Perché siamo nel segno del Capricorno, che è proprio il governo, il Anche la potere. Chiesa, se vogliamo, perché comunque ha un certo potere, Sì, sì, quindi soprattutto per il potere, perché la Chiesa è più il certamente, Sagittario, quello giusto? sicuramente. Però è vero che acquisisce un certo potere, quindi qualsiasi associazione che proprio detenga il potere. Quindi è un momento importante questo. Ma per i segni zodiacali, anche al cospetto di tutto questo Capricorno, Mhm. no? Prima di passare anche a questa luna piena che si fa il 16 Sì, febbraio, quindi manca pochissimo, vogliamo raccontarvi alcune cosine, almeno per quanto riguardano questi segni
4 segni cardinali. Cardinali, perché va bene, chi è del Capricorno sta veramente mettendo un po' a ripentaglio la propria vita. Chi è del Capricorno, chi è un ascendente Capricorno, no? È un momento di grandissimi cambiamenti, di grandissime prese di coscienza e bene, approfittino questo mese perché per fortuna è l'ultimo. Per tagliare proprio i rami secchi in qualche modo. Sì, tantissimo, per dare una decidere svolta. anche, sì, per dare una svolta e decidere, prendere delle decisioni importanti. Oggi, per esempio, 11 è un giorno importante, ma vedremo adesso un pochino più avanti, quando parleremo sulla luna piena, quanto sia anche importante per prendere delle decisioni. Quindi Capricorno ancora va bene, tiene botta, tiene duro, tanti progetti in mano, tante cose che vuole realizzare, magari non da solo, perché i due amanti, no? Cosmici, Venere e Marte sono insieme, quindi magari per la prima volta il Capricorno si decide, che di solito fa tutto da solo, no? È un amante della solitudine, a condividere questo. Sì, un nuovo progetto, sì, come dire. ma anche a due. Sì, sì, un nuovo progetto a due, certamente. A due, perché sì, di progetti ne fa, però condividerlo con un'altra persona, essendo una persona molto esigente E autorevole. e autorevole, fa fatica, quindi preferisce tenerli da impiegati piuttosto che da condivisione. Sì, sicuramente. Quindi magari parla un pochino del cancro, che cosa Allora, può. per quanto riguarda il cancro invece questo stellium di pianeti, quindi la Venere, Marte, Plutone e negli ultimi giorni anche proprio primi giorni della metà di febbraio in opposizione, creano molta attività proprio nei rapporti più intimi, nei rapporti a due, che possono essere tanto sentimentali quanto invece di natura professionale o anche amicale, se vogliamo. E quindi anche qui ci sono tante trasformazioni, tanti cambiamenti, però a differenza del Capricorno, che in qualche modo ha il coltello dalla parte del manico, cioè è lui comunque a decidere, il Cancro è possibile che veda e subisca un pochettino le decisioni di altre persone, del partner ad esempio. Quindi se si sta vivendo una relazione che comunque che si è portata avanti a cucci e spintoni in qualche modo, forse è arrivato il momento di prendere una decisione, o dentro o fuori. Insomma, non è più tempo di tergiversare in qualche modo per quanto riguarda il Cancro. Sì, e nemmeno di tornare indietro, perché No. sai che il Cancro quando un passino afferra in avanti, più. due indietro, quindi nemmeno di tornare indietro, è proprio un momento di prendere una decisione e portarla a termine. Questo O è importante. subire la decisione di O qualcun altro. subirla. E quindi essere davanti a una realtà. Non è più tempo di dire ma proviamo, rivediamo. No, assolutamente. Che è quella e che non cambierà. E soprattutto questo è il messaggio, no? Cioè proprio Certo. così sono le cose e così, perché Plutone mette il punto finale alle cose e quindi è Certo, importante. non si torna indietro con Plutone. Gli altri due segni sono l'Ariete e la Bilancia, naturalmente. L'Ariete anche è un altro segno che è abbastanza messo alla prova da tanto tempo, insomma, e questo l'Ariete soprattutto a livello professionale, mi verrebbe da dire, perché anche qui appunto, anche per l'Ariete ci sono delle decisioni da prendere, può essere un periodo ancora, perché appunto già risale dal passato, di difficoltà soprattutto con chi detiene l'autorità. Sappiamo che con l'Ariete è un altro segno che non ama assolutamente avere a che fare con chi gli dice cosa deve fare. L'Ariete vuole essere lui il protagonista della sua vita, e anche a livello e soprattutto a livello professionale non ama avere qualcuno al di sopra, e in questo momento anche qui la decisione o continuo così, ma sarà difficile, perché vorrebbe dire piegarsi in qualche modo, oppure prendo la decisione di cambiare io, e quindi
anche di arrivare alla conclusione di un rapporto professionale, ad Sì, esempio. sì, sì, sì. Oppure potrebbe anche avere qualche difficoltà con qualche genitore, con Certamente, alcuno certo, dei genitori, potrebbe certo. anche dare delle tensioni Mhm. genitoriali a questo contatto per un ariete. Nello Esattamente. stesso modo anche La la bilancia. bilancia è in un Di grandi momento, trasformazioni proprio sì, per quanto riguarda le sicurezze che ha avuto fino ad oggi, in qualche sì, modo. sì. Cioè tutto ciò che sento che fa parte di me, che mi radicava, che mi faceva sentire comunque io ho un posto nel mondo, stanno cominciando invece a creare delle problematiche, quindi tutte le sicurezze cominciano a saltare e anche le sicurezze legate alla famiglia. Sì, con la famiglia lì possono essere vere situazioni di tensione, di Mhm. litigio, di stanchezza e anche di punto finale, no? Di Anche in dire questo caso, basta, assolutamente. cioè io ho già dato, no? Che non è facile per la bilancia, perché la bilancia e il cancro sono segni comunque che fanno fatica a mettere il punto finale. L'Ariete lo fa volentieri, eppure il Capricorno, però cancro e bilancia fanno un pochino. Certo. Invece Plutone non dà mezze vie, non dà questa possibilità. Noi ci lamentiamo spesso delle persone plutoniane, no? Perché sono esagerate, perché sono un estremo o l'altro, però è vero che anche Plutone, cioè il reggente del segno dello Scorpione, quando Quando è me- presente dice basta e non c'è un ritorno, Sì, sì. diciamo che Plutone quello che vuole insegnare è che nulla rimane uguale, per cui tu devi accettare che a un certo punto ci deve essere la morte perché ci sia una nuova rinascita, se no non è possibile. È un po' come quando le foglie perdono cioè Gli le piante, alberi. esatto, perdono le foglie, queste foglie si trasformano nell'humus che comunque nutrirà questa pianta e l'aiuterà quindi a germogliare nuovamente. È questo quello che ci vuole insegnare Plutone, però detto così sembra quasi poesia. Quando si ha a che fare con un Plutone di transito, ecco la poesia. È sempre poesia vissuta meno bene. Sei dalla parte di chi ha sofferto per scrivere la Quella poesia. poesia, perché le più belle le Esatto. scrivi quando stai Stai malissimo. malissimo. Addio, Certamente, è certamente. Quindi così. questo è Plutone, però come sempre cioè, è un insegnamento. Giusto, Giusto. giusto. Quindi, mentre invece cosa possiamo dire per i segni fissi? Magari andiamo alla luna Giusto, giusto, piena, dai. raccontiamo questa luna piena e poi parliamo dei segni fissi, Certamente, ok? perché Perché sono i protagonisti in sono i questo caso. protagonisti di questa luna piena. Allora, la luna piena è sempre quella luna che è iniziato con la luna nuova, no? Nel Leone, che abbiamo, Dell'acquario. nell'Acquario, che abbiamo già parlato nell'altro video, e che dopo va a fare questa luna piena, no? Il Sole si oppone alla Luna ed è interessante perché indica come una Un conclusione, ciclo, un certo. piccolo ciclo di inizio e di fine, ma che lo diciamo sempre. Si manifesterà tantissimo ogni luna nuova, no? Nel momento in cui farà la sua luna piena Dopo 6 6 mesi. mesi dopo. Quindi in realtà sono piccoli cicli e Passaggi. grandi cicli Mhm. e questo è un piccolo passaggio, questa luna opposta al Sole. Si fa esattamente A 28 gradi del del segno leone e dell'acquario. del segno dell'Acquario e del Leone e la si chiama in qualche modo la lunazione, la luna piena del cuore, perché non so se lo sapete, però un segno manifesta la sua maggiore influenza quando è verso la fine, no? Gli ultimi Gli gradi. ultimi gradi, perché all'inizio è come se stessi iniziando, alla fine è proprio gli ultimi gradi e quindi questa è una luna molto potente, una lunazione importante, una luna piena, Carica forte, di e esperienza, di come dire. esperienza e in qualche modo vuole manifestare anche un io, un cuore, un Vuole essere sentimento. riconosciuta.
Se a questo gli aggiungiamo che c'è la congiunzione in quello stesso momento, si fa per la prima volta, perché noi vediamo che Marte e Venere sono insieme, no? Sono insieme a 1 grado, a 2 gradi, a 3 gradi, ma la congiunzione è esatta. Avviene quello stesso giorno. Lo stesso giorno della luna piena, quindi un'altra cosa che dicevamo che è super interessante, che Saranno in trigono ad Urano. sì, no, ma dicevo di questo fatto che Venere, Marte, cioè il femminile, certo. il maschile insieme. Sole, Luna, un'altra modalità di vedere il maschile e il femminile insieme, quindi una grandissima unione. Enfasi comunque sul maschile e sul femminile, quindi anche un equilibrio in qualche Esatto, modo. soprattutto quello, io lo vedo come un momento planetario dove si ricerca questo equilibrio e questa unità tra le energie femminili e maschili che ognuno di noi portiamo dentro, Certamente, no? con unità di intenti, come dire. Ecco. E tutto questo avviene comunque sotto l'egidia di Saturno sempre, perché comunque stiamo parlando di Capricorno e Acquario. Sì, quello mi diverte un Quindi- po' meno, però va No, bene. Nel senso che comunque quanto si manifesterà in questo momento sarà qualcosa di concreto, qualcosa quello che sì. comunque verrà portato avanti, quindi speriamo che siano delle minori limitazioni, che si cominci a vedere la luce in fondo al tunnel, visto che Sì, no, comunque- ma soprattutto io lo vedo molto come associazioni, questi incontri, perché mi sembra come tentare di incastrare, no, il maschile con il femminile, associare due valori. Quando è congiunzione è un incontro e nell'opposizione è un incontro con chiarezza, no? Certamente. Con chiarezza di vedute. Quindi con tutti questi pianeti che abbiamo nel Capricorno e nell'Acquario, se volete veramente iniziare un progetto, dare inizio, dare forza, progettare un qualcosa insieme o a un compagno o a una persona, socio. un socio, qualsiasi cosa che sia però a due, non da soli, perché lo vedo veramente una Certo. cosa molto più. Questi sono i momenti veramente importanti. Esattamente, anche perché poi la congiunzione comunque Venere-Marte sta parlando, capisco che cosa mi piace e anche la modalità con la quale andarmela a prendere questa cosa. Sì, perché Venere Marte dice io voglio questo che mi piace, no? Appunto, E nel Capricorno ce l'ha chiarissima. assolutamente. Ciò che vuole e ciò che gli piace. Mhm. E la opposizione, perché delle volte la congiunzione, l'incontro di due pianeti può, mescolando tanto le energie, può togliere la chiarezza, Certo, giusto? sì, sì. Però l'opposizione del Sole con la Luna illumina. Mhm. E quindi mi sembra un momento veramente bello per dire voglio fare un progetto, il progetto è questo, che ne dici, come farlo, Certo, no? sì, 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 assolutamente. Ed è qualcosa anche di nuovo, perché comunque siamo sull'asse Leone Acquario, quindi l'Acquario sappiamo che è sempre rivolto verso il nuovo, verso ciò che sarà e anche l'originalità in qualche modo. Sì, moltissimo, moltissimo, parla dell'originale e anche una visione futuristica. Mhm. Soprattutto questo lo sentiremo molto di più da marzo, Certamente. dove ne vengono fuori tutti i pianeti dal Capricorno, tranne Plutone, che lui ancora rimane lì un altro annetto, 2 altri anni. Però già ormai sono tutti pianeti tra l'Acquario e i Pesci, Sì. quindi la visione futuristica, la visione di ciò che sarà veramente inizia a prendere piedi e se ne inizia lentamente ad uscire da un periodo Che vabbè, quello lo veramente sappiamo, pesante. lo sappiamo tutti. Diciamo che già dal 19 con l'ingresso del Sole nel segno dei Pesci, normalmente quando il Sole cambia segno, cambia modalità, cambia proprio il modo di sentire.
e quindi andiamo verso qualche cosa di più soave. in Sì, qualche modo. suave, leggero, meno limitante, anche perché mentre entra nei pesci va verso Giove. Giove, va verso Giove. Quindi pensate un'energia di un sole che ha incontrato nel suo passaggio a Saturno e ha Che un sta andando po'. incontro a Giove. Sì, e ha litigato un po' anche con Urano, mentre adesso questo Sole sta passando dal 19, entra nei pesci e va Mamma incontro a mia. Giove, incontro anche in modo positivo a A Urano, Urano, quindi certamente. tutta l'energia inizia a migliorare, a sciogliersi e si inizia veramente non solo a vedere la luce in fondo A al tunnel, ma a sentirla. sentire che sta Sì, sì, arrivando. sicuramente sarà un'energia nuova che sentiremo e percepiremo tutti quanti, assolutamente. Sì, sì, molto bello. Vediamo allora che possiamo dire dei segni I fissi. segni fissi che saranno i protagonisti di questa luna piena, naturalmente, proprio perché avviene sull'asse Aquario Leone, che sono due segni fissi. Gli altri due segni fissi sono il Toro e lo Scorpione. Quindi sicuramente tanto l'Aquario quanto il Leone saranno in qualche modo protagonisti, molto di più l'Aquario. mm? E quindi anche veramente momento per prendere delle decisioni, per dire prendo in mano la mia vita, fino adesso magari ho parlato, ho pensato, ho fatto dei progetti. In questo momento invece questi progetti ce li ho chiari e inizio a metterli proprio in pratica. Quindi questo assolutamente in prima persona. E sicuramente, come dicevi tu prima, comunque con la collaborazione di qualcun altro. Cerca collaborazione, Mm-mm. assolutamente. Mentre invece per quanto riguarda il leone, che è l'altro segno sicuramente protagonista, però il leone comunque è un pochettino più bersagliato in tutto questo. C'è qualche cosa che probabilmente il leone deve lasciare andare, deve diluire, deve anche chiudere con qualche Sì, cosa. chiudere, accorgersene che non è il caso, che Mm-mm. non è il Sì, non caso. è più tempo di portare avanti, è un periodo di tagli per il leone, di tagliare qualche cosa che non funziona più. Sì, che non gli serve, che se ne accorge che alla fine è una gran perdita di tempo, di energia e che lo sta anche sciupando proprio nel suo cuore, non Nella sua gioia di vivere in Sì, qualche sì, modo, sì, quindi è proprio che non può tutto. mancare a un leone, Se giusto? non ha voglia di vivere il leone, che poi se pensiamo anche solo al periodo estivo, che è il periodo del leone, quindi la stagione in qualche modo più bella, pensiamo che come siamo messi. Gli altri due segni, che sono il toro e lo scorpione, che saranno ugualmente protagonisti, però qua in più in tensione. Il toro sta imparando comunque a lasciare andare. E che cosa? Tutto ciò che ha a che fare comunque con la materia, perché il toro sappiamo che è molto legato alla materia, alla materialità, ai soldi in qualche modo. E quindi il toro sta imparando anche a rivalutare anche le proprie priorità, i propri valori, il valore che dà a se stesso. Quindi questo è un momento molto importante anche soprattutto per quanto riguarda il toro a livello professionale. Quindi è un momento per mettersi in gioco per il Sì, toro. tantissimo, per uscire dalla solita casa, magari per uscire dalle sicurezze, Mhm. ed andare verso il nuovo, Anche verso. l'incerto in Sì, qualche sì, in modo. qualche modo Mm. l'incerto, che già il toro è molto richiamato in questi anni di cambiare, che non è facile perché non è un segno nato per cambiare, anzi Assolutamente, nella per sua missione conservare. di vita deve conservare, quindi tutto questo cambio, però ogni tanto la missione si apre, le possibilità si moltiplicano e quindi arriva il momento comunque anche per un toro di cambiare. Certamente. E poi abbiamo lo scorpione, che lo scorpione vivrà questa luna piena con un pochettino di tensione, un pochettino di paura, che non è perché lo scorpione normalmente ricerca tutto ciò che ha a che fare anche con la paura. Lo scorpione è associato molto ai film horror, ad esempio. Ah, è Adora i vero. film horror. Però in questo momento un conto è vedere un film horror e un conto viverlo. Voglio dire che lo L'horror scorpione. a casa tua. Ah, per non aprire quella porta, perché comunque questa luna piena avviene e
e coinvolge anche la quarta casa, per cui proprio la casa, la propria casa, la propria abitazione, e quindi ci possono essere delle problematiche, possono venire alla luce delle problematiche legate proprio al discorso casa, discorso famiglia, organizzazione della casa. Ci possono essere molte spese inaspettate legate alla casa, e quindi cercate di fare un pochettino i conti, perché potrebbero esserci delle uscite difficili poi comunque da coprire in qualche modo. Quindi questo soprattutto per quanto riguarda... Sì, a questa lunazione che dopo comunque va molto tutto a migliorare da È un marzo. momento proprio di Sì, tensione. perché si apre con tutti questi segni, questi pianeti in segni d'acqua, poi da marzo proprio lo Scorpione Sì, 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 già tira un bel si sospiro di scioglie, tira un bel sollievo. sospiro. Sono i segni fissi, lo stiamo dicendo da molto, sono un pochino in tensione e soprattutto da adesso in poi, dalla seconda decade in avanti, perché la prima decade ha già dato, però Sì. dalla seconda decade in poi c'è sempre questo binomio Saturno-Urano che li stanno facendo ballare a segni stabili e fissi, come appunto i segni fissi non è facile, no? Quindi lo Scorpione dentro di questo ballo lo sta sballottando un po' Mm. tanto, però ha una incredibile forza, e un grandissimo sostegno arriverà già da marzo, da Giove, da Nettuno, dal Sole, quindi Esattamente. insomma inizia un momento un po' più tranquillo. Sì, poi ne parleremo meglio appunto Certo, da a marzo, marzo. assolutamente, assolutamente. Bene, vogliamo dire qualcosa dei segni mobili, che poi in realtà i segni mobili non sono molto coinvolti No, da questa no, lunazione, quindi direi non che hanno particolari. particolari situazioni complesse da vivere, se non magari qualche multa che può arrivare, qualche sì, perché Giove, essendo nei pesci, Soprattutto per la Vergine. soprattutto per la Vergine, ma magari Sagittario e Gemelli possono avere a che fare un po' con questioni di soldi, di risolvere, o anche legali, Mhm. no? Di risolvere alcune cosine che non hanno Sì, diciamo ancora. qualche multa che era scappata e che arriva, Ecco, sì, questo ci può qualche stare. situazione nella quale non sono stata così prolissa, no? Così Così precisa, così attenta. precisa e attenta a starci dietro, quindi magari si può trattare di quello senza grande No, difficoltà è né comunque sempre problemi. Giove, diciamo, E in questo comunque caso. sempre Giove, è sempre un contatto di Giova, anche una quadratura, una posizione rende gioviale alle persone, quindi Assolutamente, assolutamente. non... Poi per quanto riguarda il Gemelli e il Sagittario in modo particolare, questa lunazione comunque avviene in aspetto favorevole, per cui anzi il Sagittario possiamo anche pensare a qualche viaggio, qualche progetto di viaggio, e così anche per quanto riguarda il Gemelli. Quindi progettate dei viaggi, che è un bel momento. Sì, non ne parliamo per i pesci che hanno Giove nel segno, quindi ne parleremo molto di più a marzo, però già dal 19 entra il Sole nel pesce, c'è anche Giove, c'è Nettuno, quindi immaginiamoci, no? Inizia veramente Bella questa... stagione dei pesci, per sì, cui sappiamo che il momento sì. del compleanno è di solito il momento in cui succedono le cose più importanti, proprio perché ci sono queste energie che cominciano ad arrivare nei propri gradi e in qualche modo amplificano, mostrano quello che potrà essere. Sì, sì, Giusto? molto bello. Quindi solo un pochino la Vergine, appunto, Sì, queste la situazioni. Vergine è un pochettino a sé stante in qualche modo Sì, in questo sì, sì, momento. però è una cosa un po' passaggera e ne Sì. parleremo ancora di più da marzo. Ricordatevi di mettere mi piace se vi piace, di iscrivervi al canale e di seguirci. Ci siamo un'altra volta per l'inizio di marzo a parlare ancora della prima metà di marzo, di come si metteranno i pianeti un po' e di che cosa ci possiamo attendere di questo bellissimo cielo. Grazie ragazzi, a Ciao a presto, tutte e a tutti. a presto.